mañana va a ganar a Roma o a Lazio? A Roma o a Lazio? A Roma. A Roma va a ganar mañana. Mi gente, mi bom. Eu amo futebol e falo 6 idiomas diferentes. E às vezes falo tudo eles ao mesmo tempo. Chegou a hora da peleja, agora é mais um lugar insano. Eu sou o gringo da peleja. Rome, the Eternal City, capital of the Roman Empire, the Vatican, and Italy. But Rome represents so much more. Beyond its heritage, it's a sprawling metropolis full of life, culture, and a vibe which simply can't be replicated. Ci sono delle realtà come Rione Monti, come del Pigneto, come quartieri pieni di storia, arte e musica che poi comunque come fai un passo c'è sta una bellezza, c'è sta qualcosa da vedere. Penso che tutti gli artisti che sono passati per Roma non possono che non sentirsi ispirati da questa città. And it's here, in one of the most inspiring cities on the planet, that a club was born to unite its various identities. To better understand this concept, I met with Simone, a fan, teacher, writer, lyricist. Let's just say he's an expert of Roman culture. Me lo raccontava anche mio padre, mio nonno faceva la stessa cosa, chiudevano le strade, una via come questa veniva chiusa da una parte all'altra, le macchine non passavano più e le chiudevano con delle transenne rubate chissà da qualche parte e in mezzo c'era la partita, si giocava ed era così che funzionava, era così in ogni quartiere. Da qui poi a trasferirsi nei campi di terra, la famosa Pozzolana, insomma, dove c'era il calcio dei più grandi e diventava la sfida quartiere per quartiere, poi da lì a raggiungere l'unità di avere una squadra che rappresentasse tutta quest'anima popolare è stata la Roma. A team born out of a fusion representing the aristocracy, the lower social classes, and the Vatican, Rome continues to reflect the different social identities of the city through its fans. My friend Valerio, a journalist and passionate Roma fan, gave me a ride around the city to explain what that means. A Roma ci sono 4 radio che parlano solo della Roma e in cui, come dire, le tante facce del romanismo si esprimono in qualche modo. È uno strumento di grande dibattito e partecipazione, non tutti lo amano. La quantità incredibile di informazioni, opinioni, approfondimenti e anche notizie false o comunque tendenziose che girano attorno alla Roma è una questione molto divisiva. And this heavily debated environment that you see in the media also has its space in the stands. In a city that used to be ruled by an empire, a church, and now is the capital of a republic, disagreements are inevitable. Isso significa que, com o tempo, a diferença, a variedade das autoridades nessa cidade criaram uma multidão de opiniões. Essa se vê mais claramente na curva sul da Roma. I vari gruppi che sono all'interno dello stadio, in qualche modo prende poi una sorta di onda unica che rappresenta il colore. Quando si fa la coreografia non importa chi sei e di quale gruppo vieni, a quale gruppo appartieni, ma ognuno fa il suo pezzetto all'interno di un disegno comune. Although it might seem obvious, Roma fans can barely agree on who their biggest idol is in the club's history. Uno si direbbe, presumerebbe, no, un brasiliano a Rio, ovviamente Totti è il capitano più importante. Presupposto che ci sono le ere romaniste, no? Ma come, ecco, se vogliamo dirlo anche in Brasile, sicuramente chi ha visto Pelé parla di Pelé, chi ha visto poi i giocatori successivi parla di Garrincha, parla di Falcao, di Zico, Socrates, fino ad arrivare magari ai più recenti, no? Ognuno ha il suo mito perché rappresenta il mito della propria epoca. Chiaramente io per età sono cresciuto che neanche l'ho vissuto troppo di Bartolomei, ero piccolo, per me il capitano era Giuseppe Giannini. Una delle coreografie più belle della Curva Sud è stata senz'altro quella dei capitani, figli di Roma, capitani e bandiere, questo è il mio vanto che non potrei mai avere. Totti, il giovane Totti, magari sognava di giocare per la Roma per sempre perché vedeva Giannini, che è stato il suo capitano, e Giannini sognava di diventare il capitano della Roma perché aveva visto Agostino di Bartolomei, cioè
è una catena che non si è quasi mai interrotta. Cioè, l'idea di essere romano capitano, cioè... È tutto, cioè. È come se Maradona fosse nato a Napoli. Pensi a un Parigi, certo, vince, Madrid vince, Milano vince. Roma, tra Roma e Lazio c'ha 5 scudetti, pari Coppa Italia. Cioè. Portare il nome di Roma è difficile, perché rappresentare Roma è difficile, perché essere il capitano della Roma è difficile. La Roma è stata al momento la prima e l'ultima squadra del centro-sud a vincere uno scudetto. Quando l'ha fatto ha scardinato un potere nordico, del nord settentrionale, e nel 2001 è stata l'ultima volta che una squadra non solo del centro-sud, ma una squadra che non sia Juve, Inter e Milan abbia vinto lo scudetto. Defeating the powers of the North is bigger than football. Since Italy's unification in the 19th century, the South has never reached the development and economic opportunity that is enjoyed by the North. In a country united in the 1870s, and which established its first clubs by the 1880s, football has always been a metaphor. And defeating the powers of the North on the pitch always means something more. Rome is a Mediterranean city, geographically based in the center and culturally southern. However, in the Derby della Capitale, you can see two distinct styles reflected in the stands. Roma's fan base appears more southern in style, while Lazio's more northern, and the most heated major derby in the whole country. C'è chi dice che bisogna prima essere antirazziali che romanisti, non so quanto questo sia vero, ma fa parte proprio del vivere la città, no? L'Aquila da un certo punto di vista, no? È il simbolo di un impero romano aggressivo e conquistatore. La Lupa è il simbolo della mammella che nutre i suoi figli. Sotto quel punto di vista ci siamo sempre persi in bicchieri d'acqua, quando magari le società come la Juve, l'Inter, il Milan sono un po' più mirate e centrate. Noi siamo la Roma, se perdi il derby magari sei secondo in classifica, hai vinto tutte le partite e te lo fanno pesare. Ci si sveglia con l'ansia allo stomaco, è particolare, c'è un grandissimo nervosismo, già da una settimana almeno se ne parla. Oddio, questa volta ci ha salvato la partita di giovedì, quindi abbiamo interrotto un attimo l'ansia, però c'è ansia, c'è tensione, perché si convive in un'unica città con due tifi completamente separati, una rivalità fortissima. Buongiorno. Buongiorno amici. Sveglia, domenica c'è il derby. Oggi estamos a Roma e vamos a vivir un día increíble. Ven conmigo. Uma cosa que para o romano normal é inimaginável. Vamos a ser ao lado do campo para o clássico da Roma. E com tudo isso, vou ir com meu amigo Valerio. Forza Roma! Atenção, clima pré-derby, tem fogo. Gente, acá estamos. Atenção pré-derby. No aire tem helicóptero. Na distância, explosivos. Os primeiros torcidos estão entrando, preparando a coreografia já dentro do estádio. Como descrever este momento? Estar em frente de uma curva tão histórica como a Roma. Ao outro lado, uma curva tão importante como a Lazio. São esses os momentos em que uma cidade muito antiga reivindica sua rivalidade, sua identidade, sua paixão, sua ideia de ser romano. E o vamos a ver demonstrado hoje nas gradas do estádio com um partido que tem todas as expectativas para ser incrível.
no este lado tem uma representação da origem da AS Roma. 5 times unificados a fazer a AS Roma. E agora vejo grupo ultras, 8. Tem mais ou menos 7, 8, 9 grupos muito importantes que representam a variedade dessa cidade. A un lado, Lazio presentó su coreografía, una típica. A otro lado, esperando qué van a hacer los romanistas. Estas canciones da Roma. Romanticismo, cazzo! Romanticismo! Eso, maluco! Está em risco de um clássico histórico para essa cidade. Está em risco e tem um resultado que una mancha que non si aborra más en español, como se dice in portoghese. Dominanza, vittoria para Roma, as lutas apagadas. Genial, que experiencia. Essa é a cultura do futebol italiano, espresso romântico. E agora grazie Roma.